Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Stelle Turche Rivelate. Nel video di oggi vi porto dentro una storia che sta incendiando il mondo dello spettacolo turco. Se vi piace quello che facciamo, un like e un'iscrizione sono il modo migliore per sostenerci, e per chi vuole fare un passo in più c'è il tasto abbonati qui sotto. Grazie di cuore. Adesso accomodatevi, perché quello che stiamo per raccontarvi ha spiazzato tutti. Nelle ultime ore, sulle bacheche e nei corridoi delle redazioni, non si parla d'altro. Gökberk Demirci ha spezzato il silenzio. Lui, l'attore riservato, l'uomo che negli anni ha costruito una corazza di discrezione, ha deciso di mettere in pausa il filtro che ha sempre protetto la sua vita personale. E lo ha fatto in modo inatteso, davanti a giornalisti e fan che non si aspettavano una confessione tanto diretta quanto sofferta. Quello che doveva essere un incontro casuale è diventato un punto di svolta, un momento sospeso, carico di emozioni, in cui lo sguardo di Gökberk, per una volta, ha detto quasi più delle parole. Con la voce ferma ma gli occhi lucidi, si è schiarito la gola e ha ammesso ciò che molti temevano e altri desideravano. È durissimo per me, però è arrivato il momento. Questa frase, così semplice eppure così pesante, è rimbalzata in pochi minuti su tutte le piattaforme. Attorno a lui, un silenzio attento. Davanti, telefoni sollevati, luci, respiri trattenuti. E poi tutto è rotolato a valle come una valanga. Meme, commenti, supposizioni, notti insonni per chi segue ogni mossa sua e di lei. Özge Yaz. Gökberk non ha voluto trasformare quell'istante in uno spettacolo, ma nemmeno ha eluso quello che da settimane rimbombava nelle trasmissioni e nei thread più agguerriti. Ha spiegato, con un'onestà che ha spiazzato anche i più scettici, di aver sempre difeso con i denti ciò che considera sacro: il privato, la casa, il battito del cuore quando nessuno guarda. Eppure, ha aggiunto, ci sono momenti in cui il silenzio pesa più del rumore. La mia storia con Özge è stata ed è un cammino complesso e prezioso, pieno di sfumature che dall'esterno non si colgono. Le interpretazioni semplicistiche che circolano non sono la verità. Quello che succede lontano dai riflettori rara volta è lineare. Parole misurate, ma ferite vere tra le righe. Chi gli è accanto racconta che questa decisione non è nata in un pomeriggio di nervi, né per capriccio. Sarebbe stato un travaglio lungo settimane. Amici fidati sussurrano di un confronto interiore feroce, del peso di dover scegliere tra proteggere a oltranza la vita privata e assumersi la responsabilità di parlare, prima che lo facciano altri. C'è chi sostiene che abbia chiesto aiuto a un professionista per gestire la pressione mediatica e la confusione emotiva che lo assediava, trovando un varco per trasformare l'ansia in un discorso lucido. In tutto questo, dicono, non ha mai smesso di pensare a Özge, a come dirlo, a come non ferirla, a come rispettare ciò che hanno vissuto. L'onda d'urto è arrivata online in un lampo. Le parole di Gökberk hanno scalato le tendenze con la velocità di un fulmine. Su Twitter e Instagram, migliaia di utenti hanno invaso le bacheche. Chi lo ha applaudito per il coraggio di andare contro la sua stessa natura schiva, chi ha chiesto perché non farlo prima, chi, più cinico, ha interpretato la mossa come una strategia per alleggerire tensioni con produttori e marchi, magari per ricomporre equilibri saltati. Nello stesso calderone, l'empatia e la diffidenza si sono mescolate come due colori incompatibili. E Özge? Özge Yaz, secondo i bene informati, ha scelto il silenzio. Nessun comunicato, nessun gesto plateale. Sarebbe rimasta a osservare, in ascolto, persino serena, come se quelle frasi non la sorprendessero. Fonti vicine parlano di un patto tacito tra loro: custodire il loro legame dietro una porta chiusa, evitare di alimentare la curiosità che tutto consuma. Ma la pressione, si sa, apre fessure anche nelle mura più solide. E pare che negli ultimi tempi quella pressione sia cresciuta a dismisura, fino a far tremare quella porta. Tra gli addetti ai lavori, l'opinione è divisa ma netta su un punto: la trasparenza di Gökberk potrebbe ricompattare aspetti della sua immagine pubblica. L'onestà, anche se tardiva per qualcuno, è una cura che funziona spesso sui rapporti con i creativi, con i produttori, con i brand che non amano le zone grigie. Tuttavia, gli stessi esperti ammoniscono: esporsi comporta un'altra serie di rischi, soprattutto quando la linea tra finzione e realtà è sottile e il pubblico pretende di riconoscere il vero riflesso dei sentimenti anche nei ruoli. Ci sarà prudenza, ci sarà attesa, ci saranno decisioni prese con il bilancino.
Nel frattempo, i fan si sono trasformati in detective. Ogni storia, ogni post, ogni cambiamento di fotoprofilo su entrambi i loro account è analizzato con lo zelo di un laboratorio forense. Una canzone nelle storie di lei? Un verso che sembra alludere a lui? Un tag mancato? Un like inatteso? Un silenzio nel giorno sbagliato? Ogni gesto ha il suo senso, o almeno così credono. Così nascono nuove teorie, si alimentano vecchi sospetti, si costruiscono narrazioni parallele che spesso non hanno nulla a che vedere con la realtà, ma che intanto riscaldano le serate di chi non si perde una puntata. Come spesso accade, sono spuntati anche i testimoni, quelli che giurano di aver assistito a un incontro in un locale, a una discussione rallentata, a un abbraccio tenuto più a lungo del solito, a un saluto freddo. Alcuni parlano di settimane tese, di un clima diventato ingestibile, di parole stoppate in gola e di sguardi che non riuscivano più a mentire. Per qualcuno, questa confessione non è stata solo inevitabile, era necessaria per respirare. Un taglio netto con la retorica del non confermo e non smentisco, un messaggio a chi stava già scrivendo la loro storia al posto loro. E poi ci sono i progetti, le produzioni in arrivo, le proposte in sospeso, i sogni nel cassetto. Le domande corrono, lavoreranno ancora insieme? Si eviteranno sul set per un po', per proteggere il privato da un ulteriore surriscaldamento? Oppure la macchina dell'industria, sempre affamata di attenzione, cavalcherà l'onda e proverà a rimetterli fianco a fianco, trasformando l'eco di questa confessione in una risorsa narrativa? Nei talk serali, nei programmi mattutini, nelle rubriche dei quotidiani, la partita si gioca su queste ipotesi, mentre le parti coinvolte ridisegnano la mappa. Gli analisti dei media parlano di un momento spartiacque. Non solo per loro due, ma per il modo in cui gli artisti turchi gestiscono l'amore sotto i fari. La frase di Gökberk, ripetuta, smontata, interpretata, viene già studiata come esempio di ciò che accade quando il peso emotivo diventa insostenibile anche per chi ha imparato a camminare nel buio con sicurezza. Non c'è scudo che tenga, dicono. Arriva sempre il giorno in cui bisogna fare i conti con ciò che si è, con ciò che si prova, con ciò che si vuole dire al mondo. E non è finita qui, perché non può finire qui. Ogni ora spuntano dettagli nuovi, retroscena, messaggi incrociati, ricordi che riemergono. Un puzzle infinito che tiene tutti incollati, anche chi dice di essere stufo ma poi clicca lo stesso. Quello che stupisce non è solo il fragore della notizia, ma la sua coda lunga, la discussione, profonda e spesso feroce, su che cosa significhi avere una vita quando ogni gesto è pubblico. La privacy, la fama, il prezzo emotivo. C'è chi sostiene che non si possa pretendere di essere liberi quando si sceglie di essere amati da milioni di persone. C'è chi risponde che l'amore del pubblico non deve trasformarsi in diritto di entrare in casa. Se ci spostiamo dentro la loro storia, almeno per come ci è dato intravedere, vediamo due attori che hanno cercato, a modo loro, di mettere argini. Scene d'amore sul set e porte chiuse nella realtà. Serate felici senza foto, conversazioni sussurrate lontano dai microfoni. Ma la distanza tra ciò che si recita e ciò che si vive è sottile, e a volte crudele. La chimica non è un effetto speciale. Qualcuno dice che proprio questa alchimia, amata dal pubblico e corteggiata dai produttori, abbia reso tutto più complicato. Ti innamori di due volti che nello schermo diventano uno, e poi scopri che nella vita reale quell'incastro è fatto di compromessi fragili. Nelle parole di chi ha parlato con Gökberk negli ultimi giorni, spunta un bisogno di riconciliazione con se stesso, prima ancora che con gli altri. Non cercava applausi, dicono, ma aria. Non uno scoop, ma un confine chiaro. E in questo quadro, la figura di Özge resta centrale, anche in assenza di una dichiarazione. Il suo silenzio ha un peso preciso, non è indifferenza, ma cura. È la scelta di non aggiungere benzina al fuoco quando sai che basta un fiammifero per riaccenderlo. Intanto, dietro le quinte, c'è chi prende appunti. Registi che valutano come proteggere il set, uffici stampa che misurano parole e tempi, brand che decidono se spingere o aspettare. È la danza invisibile che tiene in equilibrio carriera e sentimento. E per quanto si possa programmare ogni dettaglio, la verità resta testarda. Il pubblico riconosce quando qualcosa è autentico. Forse proprio per questo, la confessione, pur dolorosa, ha attraversato la barriera dello scetticismo. Non sembrava una posa. Sembrava un uomo che sceglie di non scappare. La città continua a guardare. I locali che frequentavano,
i quartieri dove sono stati visti, i set dove hanno lavorato. Tutto si riempie di significati, come se i muri ricordassero. Ma una cosa è certa, la storia non si chiude con una frase. E non si riapre con un'altra. Una relazione, specie quando è vissuta sotto il tiro incrociato dei riflettori, è fatta di stagioni. Oggi siamo alla fine di una stagione importante. Domani potrebbe cominciarne un'altra, con ritmi diversi, con parole più lente, con promesse ridisegnate. E voi, cosa pensate? Ha fatto bene Gökberk Demirci a mettere un punto al silenzio e a parlare a modo suo? Credete che sia il momento per Özge Yaz di dire la sua o la scelta migliore resta quella di tenere per sé, almeno per ora? Quale sarà l'effetto di tutto questo sulle loro carriere, sui progetti imminenti, sulla fiducia del pubblico? Raccontateci la vostra idea qui sotto, vi leggiamo sempre e con attenzione. Se vi piacciono queste storie, ricordate che su Stelle Turche Rivelate seguiamo ogni movimento del mondo delle celebrità con passione e scrupolo. Iscrivetevi, mettete un like, lasciate un commento. E se volete sostenerci ancora di più, cliccate su abbonati per entrare nella nostra community e aiutarci a crescere. Presto arriveranno nuove rivelazioni, nuove scintille, nuove verità che nessun altro vi racconta come noi. Benvenuti e bentornati su Stelle Turche Rivelate, il posto dove non restate mai indietro. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video. A presto e prendetevi cura di voi.